Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video torno a parlare della particella C, perché anche questa è una domanda che i miei studenti mi fanno spesso. Questo video in realtà fa parte di una serie di video dedicati a questa particella, ma sono video indipendenti fra loro, quindi non è necessario guardarli seguendo un ordine particolare. In ognuno di questi video cerco di esplorare uno dei tanti significati della particella C, perché la difficoltà è proprio questa, secondo me, cioè il fatto che ha tantissimi significati diversi e diventa difficile poi capire a cosa ci stiamo riferendo. In questo video in particolare parlo di uno degli usi forse più comuni di C, cioè l'uso di C per indicare un luogo. Vedremo in quali casi si può usare e in quali casi invece non si può usare. La cosa importante da tenere presente è che ci sono 4 possibili relazioni fra il soggetto, per esempio io, e un luogo. Il primo caso è quello in cui io vado verso un luogo, come quando dico vado a Milano. La seconda possibilità è quando vengo da un luogo. Per esempio posso dire torno adesso dal supermercato. La terza possibilità è quando passo attraverso un luogo. Per venire a Milano sono passato da Bologna. E la quarta possibilità è quando mi trovo in un luogo senza muovermi. Sono all'università. Di queste 4 possibili relazioni, di questi 4 casi, solo in 3 casi posso usare C per indicare il luogo. In uno dei 4 non si può. Prima di esaminare questi 4 casi, voglio ricordare alcuni punti generali sull'uso di C. In generale, si può usare C per indicare un luogo solo quando il luogo è già stato nominato, cioè quando il luogo non rappresenta l'informazione nuova nella frase. Per esempio, se mi chiedi dove hai messo le chiavi della macchina, io posso rispondere le ho messe nel cassetto oppure le ho messe lì, ma non posso usare C in questa frase, perché il luogo, il cassetto o lì, non è ancora stato nominato, è l'informazione nuova. Mentre se mi chiedi chi ha messo le chiavi della macchina nel cassetto, posso rispondere ce le ho messe io. In questo caso io è l'informazione nuova, mentre C si riferisce al cassetto che è già stato nominato. E il secondo punto è proprio questo. Ce le ho messe io. C diventa ce davanti ai pronomi lo, la, li, le e ne, ma il significato è lo stesso. E l'ultimo punto preliminare è che C si mette prima dei verbi coniugati, mentre si mette dopo il verbo e si unisce al verbo quando il verbo è all'infinito, al gerundio o all'imperativo. Chiariti questi punti preliminari, vediamo i nostri 4 casi. Il primo è quello in cui il soggetto va verso un luogo e in questo caso si può usare C. Quindi se ti chiedo sei andata a Milano, mi puoi rispondere sì, ci sono andata. È anche importante ricordare che in italiano, quando si usa il verbo andare per esempio, bisogna nominare il luogo. Quindi se ti chiedo sei andata a Milano, non puoi rispondere sì, sono andata. Bisogna rispondere sì, ci sono andata, oppure sì, sono andata a Milano, ripetendo il luogo. Andare è ovviamente il verbo più comune in questo primo caso, in cui il soggetto va verso un luogo, ma si possono usare anche tanti altri verbi. Quindi se mi dici non sono mai salito all'ultimo piano della Rinascente, posso rispondere io ci salgo spesso. E un'altra cosa importante è di non fissarsi sulla preposizione. A volte sento dire si usa C quando c'è qualcosa introdotto dalla preposizione a, ma ovviamente non è vero perché il luogo può essere introdotto da tante altre preposizioni. Vado in banca può diventare ci vado. Torno spesso a Milano, ci torno spesso. Metto le chiavi nel cassetto, ce le metto. Sono salita sull'autobus, ci sono salita. Quindi tantissime preposizioni possono indicare il luogo verso cui vado. Mi viene in mente però un caso in cui non si può usare C per indicare il moto verso un luogo. È quando dico domani parto per Parigi.
In questo caso non si può dire domani ci parto, è una frase che non funziona, ma anche in questo caso attenzione, non fissiamoci sulla preposizione per, non significa che quando c'è la preposizione per non si può mai usare ci. No, vedremo dopo che ci sono casi in cui si può, ma questa frase parto per Parigi non si può, in questa frase non si può sostituire per Parigi con ci. Il secondo caso è quello in cui vengo da un luogo. E questo è semplice, perché questo è il caso in cui non si può usare la particella ci per indicare il luogo. Quindi quando dico torno adesso dal supermercato, non posso sostituire dal supermercato con la particella ci. In questi casi si può usare ne, ma non ne parlo qui per due motivi. Il primo è che in realtà non sono frasi molto comuni e il secondo è che questo video è dedicato a ci e non a ne. Quindi ricordiamoci, in questo caso non si può usare ci quando vengo da un luogo. Non significa che non si possa mai usare ci con i verbi venire o tornare. Quando questi indicano il moto verso un luogo, si può usare. Per esempio, se io mi trovo a Milano in questo momento e dico vengo spesso a Milano, in questo caso indica il moto verso Milano e quindi si può usare ci. Posso dire ci vengo spesso. Oppure quando dico devo tornare al supermercato, perché magari mi sono dimenticato di comprare qualcosa. Posso usare ci e posso dire ci devo tornare. Quindi non sono i verbi venire e tornare il problema. Il problema è il moto da un luogo, cioè il movimento da un luogo. In questi casi non si può. Il terzo caso è quello in cui passo per un luogo, passo attraverso un luogo e in questo caso si può usare ci. Per venire a Milano sei passata da Bologna? Sì, ci sono passata ma non mi sono fermata. E qui si vede anche che la preposizione da in questo caso non indica la provenienza, sei passata da Bologna. La preposizione da indica in questo caso il passaggio per un luogo, Bologna. Quindi, come ho detto prima, è importante non pensare, non fissarsi sulle preposizioni, perché abbiamo visto che quando da indica la provenienza non si può usare ci, ma non perché usiamo la preposizione da, è la provenienza il problema, mentre in questo caso da indica il passaggio per un luogo e si può sostituire il luogo con la particella ci. Una cosa da tenere presente in questo caso riguarda la preposizione attraverso. Per esempio, se dico la luce passa attraverso il vetro della finestra. La finestra è qui alla mia destra. La luce passa attraverso il vetro della finestra. Posso dire la luce ci passa attraverso. Cioè in questo caso ci sostituisce il vetro della finestra, ma devo mantenere la preposizione attraverso. Quindi dirò la luce ci passa attraverso. Il quarto caso è quello in cui mi trovo in un luogo e in questo caso possiamo usare la particella ci. Abiti a Genova? Sì, ci abito da 2 anni. Oppure si sta bene a Genova? Sì, ci si sta molto bene. In questo caso ho usato un sì impersonale. Un ultimo punto importante da ricordare è che un luogo può essere anche una persona o un'azione e valgono gli stessi principi, cioè posso usare ci quando vado verso un luogo, passo attraverso o mi trovo in un luogo. E quindi la frase devo andare dal dottore può diventare ci devo andare, oppure sono passato dal panettiere, ci sono passato. In questi due casi il luogo è una persona, il dottore o il panettiere. Un esempio in cui il luogo è un'intera azione può essere in un dialogo come vai tu a fare la spesa? No, vacci tu. In questo caso ho unito la particella ci all'imperativo va e quindi l'ho messa dopo e ho raddoppiato la lettera C, vacci tu. E in questo caso la particella ci sostituisce l'azione a fare la spesa. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!